Benvenuti in compagnia oggi della K2, una novità assoluta di prodotto che ha fatto tanto parlare di sé per le sue caratteristiche fuoristradistiche, ma anche ha un'anima da SUV. In particolare la sua versatilità incredibile e un prezzo d'attacco anche di 30-35 mila euro, inferiore a quello che si trova oggi tra i concorrenti sul mercato. È prodotta dal gruppo DR in partnership con un produttore cinese davvero famoso, BAIC, che è uno dei principali produttori in Cina, che ha partnership importanti. In particolare produce circa 600.000 Mercedes-Benz in joint venture con Mercedes in Cina, e poi soprattutto un azionista di riferimento di Mercedes-Benz con quasi il 10% di pacchetto azionario, e questo ha permesso negli anni di sviluppare un know-how costruttivo davvero notevole. Ma torniamo alla partnership con DR, che ha rivisto completamente l'estetica di questa vettura, che nasce come BAIC BJ40, soprattutto con un anteriore davvero bello nel design, davvero caratterizzante, ed è piaciuto tantissimo in Italia. Una vettura con caratteristiche importanti fuoristradistiche, perché ha angoli di attacco interessanti, 37 gradi all'anteriore, 31 gradi al posteriore l'angolo di uscita, ad esempio, un'altezza da terra di 210 mm, con bloccaggi dei differenziali anteriore e posteriore, 4 ruote motrici ovviamente inseribili e anche la possibilità di avere le ridotte. Ma non sono solo le doti fuoristradistiche, ma anche quelle stradali interessanti di questa vettura. Io ho avuto modo di provare davvero un SUV su strada, grazie forse anche alla sospensione anteriore a doppi triangoli sovrapposti, che dà un comfort di marcia davvero importante, una guidabilità davvero bella, che non è tipica di fuoristrada di questo tipo. Abbinata a un motore turbo diesel la scelta, un 162 cavalli con monorail e soprattutto un magnifico cambio ZF 8 rapporti, che è lo stesso che monta ad esempio la Maserati Levante. Doti stradistiche davvero interessanti che ho avuto modo di testare, ma è il momento di provare anche le doti in fuoristrada di questa vettura. Benvenuti a bordo della K2, dove abbiamo a disposizione questa straordinaria cava tutta nostra per provare su sterrato le performance e le caratteristiche di questa vettura. Iniziamo con uno sterrato leggero in questo caso, appunto per provare delle condizioni più simili a quelle che troveremo su strade normali. Lo sterrato leggero permette anche di comprendere meglio la maneggevolezza di questa vettura. Monto i 17 pollici, che sono opzionali come cerchio. Consiglio di comprare entrambi in modo da avere i 20, che sono molto belli dal punto di vista stilistico, e poi poter utilizzare i cerchi da 17 con un pneumatico magari più estremo in condizioni di sterrato, per l'appunto come queste. Dicevo, la macchina è molto maneggevole grazie anche alla scelta. L'asse anteriore monta delle sospensioni indipendenti con doppi triangoli sovrapposti, e questa è una scelta davvero ottimale secondo me, perché in strada la vettura è davvero superiore. Abbiamo visto che anche la classe G si è mossa in questo ambito, mentre l'asse posteriore rimane rigido, e questo è sicuramente un bene per avere delle doti su strada o di maneggevolezza, come quando in questo caso si vuole andare un po' più veloci, che consentono comunque anche una certa prestazione velocistica. La vettura è bella da guidare, maneggevole, e anche, devo dire, il 2 litri se la cava bene. Certo, un 3 litri l'avrei preferito, specie per una guida di questo tipo, ma è comunque estremamente piacevole e divertente in queste condizioni. Proviamo anche qualche donuts e poi è il momento di testare il fuoristrada, vero? Ecco. Proviamo una salita con un po' di angolo di pendenza. Per metterle ridotte tengo la N, entrano più facilmente normalmente, e mi muovo su L, low range, e sono locked, sento il colpo e sono entrate. Poi rimetto ovviamente la marcia con un comando, nel mio caso lo uso manuale, sono in prima ridotta.
Proviamo adesso in modalità fuoristradistica con le ridotte sempre a superare questo piccolo ostacolo. Saliamo qui. Ecco, sono a metà, mi sono bloccato, sono con le ridotte, la ruota gira diciamo vuoto, e allora a questo punto cosa faccio? Attivo i differenziali, quindi il posteriore tenendo premuto il pulsante appare la scritta Rear Differential Locked, e l'anteriore tenendo premuto e appare la scritta Front and Rear Axle are Locked, quindi entrambi bloccati, e adesso con la prima andiamo via. Molto efficace il bloccaggio in questo modo del differenziale. Promossa a pieni voti questa K2, non solo per caratteristiche su strada ma anche quelle su fuoristrada leggero. Ho descritto tanto i pregi della sospensione anteriore, e infine su fuoristrada un po' più estremo grazie al bloccaggio dei differenziali e alla possibilità di avere le ridotte con angoli d'attacco davvero interessanti. Soprattutto una vettura versatile, probabilmente la più versatile del mercato, con questo rapporto straordinario qualità-prezzo. Bravi davvero!